MV Dragster 800 RR, finalmente siamo riusciti ad averla in prova. È vero, è inverno, le temperature sono di poco superiore allo zero e non è proprio il momento ideale per scoprire tutto il potenziale di altissimo livello di una moto come questa, ma ragazzi, non potevamo farci scappare un'occasione come questa. La Street Fighter dalla casa di Skiranna in questa versione, equipaggiata con l'esclusiva frizione SCS, sviluppata per amplificare al massimo il piacere della guida, è un concentrato di emozioni. Come si sarà comportata in queste giornate invernali? Salite in sella con noi per andare a scoprirlo! Diciamocelo chiaramente, il Centro Ricerche Castiglioni ha regalato a noi appassionati moto che si avvicinano più ad opere d'arte che a mezzi di trasporto, come banalmente potrebbe essere intesa una motocicletta. Nell'elenco di queste moto un posto di rilievo spetta sicuramente alla MV Agusta Dragster. Prendi una brutale, estremizzala, adotta soluzioni di design esagerate e avrai, come nella miglior tradizione MV, un'opera d'arte in movimento. Anche se sono passati ormai diversi anni dalla presentazione ufficiale, la Street Fighter dalla casa di Skiranna dà sempre l'impressione che ci si trovi davanti ad un prototipo piuttosto che ad una moto di serie. È banale definire una moto che richiama sguardi, questa MV va oltre. Sarà per via del codino, unico nel suo genere, allo svaso sotto la sella o alle ruote a raggi di cui dispone questa versione RR-SCS, ma tutti gli occhi e spesso i telefonini per immortalarla in foto sono su di lei. Già al primo sguardo capisci di essere di fronte a qualcosa di esclusivo. È quasi impossibile trovarle una connotazione, compatta come le Naked di media cilindrata, ma con potenza e prestazioni vicine alle maxi. Questa Dragster sprigiona energia da ogni bullone. Il 3 cilindri da 800 cm3 con 140 cavalli, una coppia massima di 87 Nm a 10.250 giri ed un peso a secco di soli 168 kg è come una lama calda pronta ad affondare nel burro. Energia allo stato puro. Noi non ci siamo fatti intimorire dalle basse temperature e dalla nebbia che faceva da padrona nelle prime settimane che l'abbiamo avuto in prova, ma eccitati come bambini a Luna Park abbiamo cercato di capire quale tipo di emozioni, oltre quelle estetiche, è in grado di far vivere questa moto. In sella lo spazio riservato al pilota risulta accogliente, molto bello di classe il tocco dei designer MV nella progettazione delle pedane passeggero a scomparsa che fanno risaltare la parte terminale della Dragster, ma il passeggero forse è meglio che resti a casa. La posizione in sella è da sportiva con le pedane arretrate e le ginocchia raccolte. Si è caricata in avanti, ma non in maniera eccessiva, e a seconda delle proprie preferenze è possibile regolare il manubrio su 3 posizioni di apertura. Spostare la moto da fermo è semplice, complice la sella posta a 820 mm d'altezza che permette di toccare agevolmente a terra e il ridotto peso, mentre le manovre, causa un ridotto angolo di sterzo, richiedono più di un intervento. Districarsi in mezzo al traffico non è semplice, anche a causa degli specchietti che risultano decisamente ingombranti. Una volta girata la chiave si viene catapultati nel mondo MV. Il bel display TFT da 5 pollici e mezzo che risulta davvero ben fatto, sia in termini cromatici che di lettura, risulta semplice e intuitivo, e dal polso di tutta l'elettronica di cui dispone questa Dragster 800 RR SCS. Piattaforma inerziale IMU, controllo di trazione regolabile su 8 livelli, il front lift control che controlla l'impennata, il sistema RLM che in caso di frenata di emergenza controlla la moto ed evita che possa ribaltarsi in avanti, ABS, cornering, acceleratore ride by wire e tanto altro. Molti di questi parametri sono gestibili direttamente dal computer di bordo. Inoltre, grazie all'app MV Ride è possibile connettere il display al proprio smartphone con la possibilità di selezionare i parametri direttamente dal telefonino, consultare messaggi, ricevere e effettuare chiamate e connettere il navigatore. Non nascondiamo di esserci divertiti a consultare i dati della piattaforma inerziale, angoli di piega della moto e entità delle accelerazioni e decelerazioni. 4 sono le mappature motore previste: Race, Sport,
Rain e Custom. Le modalità Rain e Sport offrono entrambe la stessa potenza a coppia su tutto il range di utilizzo. Differiscono però per l'intervento del limitatore con taglio della potenza più aggressivo e un minor freno motore nella versione Race. Nella mappatura Rain invece la potenza è limitata a 100 cavalli con una riduzione del rapporto coppia-potenza su tutto il range di utilizzo del motore. Totalmente personalizzabile invece, secondo i propri gusti, la modalità Custom. Una volta selezionata la mappatura desiderata non serve neanche tirare la frizione, basta solo inserire la marcia. Con questa Dragster RR equipaggiata con l'esclusiva frizione SCS Smart Clutch System potete dimenticarvi la frizione, si disinnesta automaticamente quando la moto si ferma e permette di ripartire senza doverla utilizzare. Aggiungete poi che questa MV è dotata di cambio elettronico bidirezionale MV EAS 3.0 che consente cambi di marcia in una frazione di secondo, ed ecco che la leva alla vostra sinistra rimane quasi inutilizzata. Due belle comodità da non sottovalutare sia nelle ripartenze da fermo sia durante la guida, che permettono di divertirsi ad impostare traiettorie e valutare scelte di percorrenza. Non solo uno sfizio, ma un plus da considerare in fase di acquisto. Dopo aver giocato con il computer di bordo e diverse mappature, la nostra attenzione si sposta al motore, il cuore di questa moto. Gli interventi rispetto alle edizioni precedenti parlano di un addolcimento in termini di erogazione che l'hanno reso meno scorbutico. L'omologazione all'Euro 5 ha portato ad una ottimizzazione delle prestazioni, portando a una riduzione degli attriti interni e ne ha migliorato l'affidabilità. Cambio 6 marce estraibile, dolce e lineare negli innesti per questa 800, dall'anima sportiva ma con un motore però sfruttabile anche a basse andature. Non ti aspetteresti di poterla usare in versione passeggio per ammirare il paesaggio. Con le marce alte inserite risponde bene e non strappa mai, e l'effetto on-off è pressoché inesistente. Ma questa Dragster non è certo la moto per andare a passeggio, basta girare la manopola del gas per capirne la personalità. Ti prende e ti trasporta in un territorio dove le emozioni sono garantite. Fino a 6500 giri il motore sembra che si stia schiarendo la voce, quasi per prepararsi ad un acuto degno del miglior tenore. Dai 6500 ai 13000 spinge e spinge ancora, sprigionando un suono che è pura poesia per noi amanti di queste sonorità. Il telaio tubolare in traliccio e piastre e la forcella Marzocchi con steli rovesciati in alluminio da 43 mm e il monoammortizzatore Sachs pluriregolabile al posteriore integrano il pacchetto tecnico offerto. Bastano poche curve per apprezzare il comportamento dinamico della moto, corta, leggera. Nel misto veloce il divertimento è garantito. Gli inserimenti in curva della Dragster sono sempre precisi. Quando vuoi alzare il ritmo, la guida è maschia, ed è anche questo uno dei divertimenti di questa moto. La situazione di controllo è piena e totale. Gli interventi sulla ciclistica, che hanno portato a rivedere le tarature delle sospensioni sia per il mono che per la forcella, così da favorire il comfort, sono andati a sanare uno dei punti critici delle versioni precedenti, anche se la sella risulta piuttosto dura e dopo alcune ore in moto il fondo schiena potrebbe chiedervene il conto. Una moto che richiede una certa esperienza e che abbiamo apprezzato con il crescere dei giorni in cui l'abbiamo avuto in prova. Il feeling non è immediato, bisogna prenderci la mano per capirne tutti i punti forza. Fra le cose che ci hanno colpito positivamente, senza dubbio l'impianto frenante Brembo, il doppio disco flottante da 320 mm con pinza d'attacco radiale con 4 pistoncini all'anteriore e disco da 220 mm con pinza a 2 pistoncini a posteriore rasenta livelli di totale eccellenza. I pneumatici di primo equipaggiamento sono i Pirelli Diablo Rosso 4, montati come nella miglior tradizione sportiva su cerchi da 17 pollici con al posteriore un imponente 255. Le condizioni meteo ci hanno limitato parecchio e possiamo solo immaginare cosa possa donare in termini emozionali questa moto con un manto stradale rassicurante e temperature miti.
Come consumi abbiamo rilevato un dato vicino ai 16 km con un litro, con un'autonomia di circa 260 km, e sotto questo aspetto segnaliamo la mancanza del dato del livello di carburante. Il prezzo di listino per questa versione RRSCS parte da 21.000 euro, un prezzo che può apparire elevato per una naked di media cilindrata, ma del resto MV è da sempre una marca esclusiva. Diversi optional presenti a listino. L'esemplare da noi provato era equipaggiato con il bel carter trasparente che permetteva di vedere la rotazione della frizione, e al momento dell'uscita di questa prova MV sta per lanciare le nuove livree cromatiche Model Year 2022. Eccoci di ritorno. Allora, dopo alcune giornate di nebbia che ci avevano demoralizzato un poco, oggi nel tardo pomeriggio andremo a riconsegnare questa splendida MV e finalmente qualche giornata di sole l'abbiamo trovata e abbiamo potuto toccare con mano tutto il potenziale di cui dispone questa moto. Un concentrato di emozioni, una moto unica. Inutile nascondere che le basse temperature non hanno permesso di capire tutto quello che questa moto è in grado di dare, ma comunque possiamo fare un piccolo bilancio della nostra prova, cosa ci è piaciuto e cosa invece potrebbe essere migliorabile in questa MV. Cosa ci è piaciuto? Beh, la linea parla da sola, ci sono alcuni particolari che davvero la rendono unica e appena la partecipa a qualche parte sicuramente qualcuno verrà ad ammirarla e a fargli delle foto, questo è garantito. Del resto è veramente un capolavoro di arte motociclistica. I cerchi a raggi le conferiscono ancora più fascino. Cos'altro ci è piaciuto? Beh, basta guardare la scheda tecnica, la componentistica e le prestazioni per capire che le emozioni a bordo di questa moto sono garantite. Un mix che presenta livelli di eccellenza in quasi tutte le caratteristiche che va a toccare: motore, ciclistica, frenata, comportamento dinamico. Difficile trovare qualche difetto su questi aspetti. 3 cilindri è davvero uno spettacolo. Noi l'abbiamo avuto in prova in queste giornate di freddo e non ci siamo neanche avvicinati a tutto il potenziale che questa moto è in grado di dare, ma se il buongiorno si vede dal mattino non osiamo immaginare in giornate estive o primaverili quanto possa far divertire questa moto su strade curve o comunque veloci, o perché no in pista. Abbiamo anche apprezzato tutta l'elettronica di cui dispone, che trasmette sicurezza al pilota in qualsiasi tipo di condizione meteo o di manto stradale. Abbiamo apprezzato la delicatezza e fluidità del cambio da top di gamma di categoria, che si completa con il sistema SCS, che a prescindere dalle considerazioni tecniche in città e nel traffico risulta davvero comodo. Cosa invece ci ha lasciato un po' perplesso? Beh, è inutile dire, questa moto non è certo pensata per fare lunghi tragitti o viaggi con il passeggero, e magari il vostro fondoschiena dopo qualche tempo ve lo ricorderà. Da segnalare la mancanza dell'indicatore del livello di carburante. C'è la spia di riserva, ma poter sapere l'autonomia residua permette di viaggiare senza pensiero di dover calcolare quanti chilometri si possono percorrere prima della sosta obbligatoria del benzinaio. Un'altra cosa che abbiamo riscontrato sono le spie intorno al bellissimo display, perché il display è davvero bello, intuitivo e semplice da leggere, ma le spie poste intorno, soprattutto in giornate assolate come queste, risultano di difficile lettura. Per concludere, ragazzi, questa MV è perfetta per godersi le strade tutte curve, magari per fare qualche uscita in pista, e non è certo il mezzo ideale per muoversi in città, perché comunque anche questi specchietti che sebbene magari possono risultare un po' stilosi, un po' particolari, in mezzo al traffico sicuramente sono molto limitanti, così come l'angolo di sterzo, che risulta comunque abbastanza limitante nelle manovre da fermo. E ragazzi, noi l'abbiamo avuto in prova a gennaio e possiamo dire che comunque in queste giornate invernali è possibile lasciare attiva l'assicurazione di una moto come questa 365 giorni all'anno. Come sempre basta un buono spirito di adattamento. Per il freddo basta attrezzarsi con un buon abbigliamento termico e l'elettronica di cui dispone viene sicuramente in soccorso di qualunque condizione meteo che si possa incontrare. Anche se è inutile dire che il piacere di guida ne risente parecchio.
Da parte nostra speriamo di poterla provare in condizioni meteo più favorevoli. Sappiamo che chi sceglie MV non lo fa su considerazioni legate ad analisi prettamente razionali, fa scelte col cuore, però possiamo dire che questa Draxler 800, oltre ad avere tanto cuore, ha anche tanto cervello, ed è per quello che è una moto che per chi potrebbe permettersi, chi potrebbe avere la possibilità di mettersi in garage un gioiellino come questo, è sicuramente da considerare. Ragazzi, noi speriamo di poterla provare in mesi un po' più caldi per capire tutto quello che questa moto è in grado di offrire, e ringraziamo chiaramente MV. Noi diciamo sempre che se avete la possibilità andate a provarla, perché capirete con mano e toccherete tutte le emozioni che questa moto è in grado di dire. Se vi è piaciuta la prova mettete un like a questo video, iscrivetevi al nostro canale, seguiteci sui nostri canali social e ricordiamoci sempre che due ruote e una sella e la vita è più bella. Ciao!